Oggi voglio raccontarti di una bella esperienza, formata da un pizzico di avventura, una sfida da superare, paesaggi da scoprire e soprattutto un bel gruppo di matti come me. Questo è il raduno degli squilibrati dotati di equilibrio. Sono arrivato a Frascati la mattina di sabato per partecipare al 7° monoraduno organizzato dall'associazione Muoviti Elettrico, che ha base a Roma ma raccoglie iscritti da tutta Italia. E oggi siamo qui per la seconda giornata del nostro 7° monoraduno, un meraviglioso parco regionale dei Castelli Romani che offre veramente tanto. Il raduno è stato organizzato con il patrocinio del comune di Frascati, con la presenza dell'assessora Marianna Mercuri, con delega Smart City, innovazione tecnologica e mobilità sostenibile. Devo dire che questo progetto per noi è stato importante, è un messaggio importante oggi da trasmettere, quindi siamo felici che abbiate scelto questa cittadina, veramente vi auguro di passare un bel weekend qui da noi, anche il tempo fortunatamente ci assiste, quindi mi raccomando non fate cose pericolose, non ci fate stare in pensiero, ma divertitevi e grazie ancora. E da Riccardo Tomei, consigliere del comune di Frascati con delega allo sport. E volevo ringraziare in particolare Marcello perché comunque sia questa iniziativa noi l'abbiamo sposata anche perché Marcello ci ha descritto il progetto, si è presentato con i modi giusti e ci ha descritto il vostro mondo che comunque sia almeno io non conoscevo, quindi a noi ci ha affascinato. Frascati noi comunque sia è sempre accogliente e disponibile a nuove iniziative, quindi grazie a voi per aver scelto Frascati e buona giornata a tutti. Abbiamo avuto anche un piccolo contributo logistico da parte della polizia, che si è assicurata una partenza in sicurezza. I vigili hanno detto un paio di minuti e arriva la pattuglia. Perfetto, scappiamo, Dopo i ringraziamenti alle istituzioni, siamo quindi partiti per un giro di circa 50 km nel Parco dei Castelli Romani. I castelli, diciamo, romani, sono un ricordo dei tempi lontani. Ed è qui che abbandoniamo la strada asfaltata alla quale sono abituato, a favore di un variegato e assolutamente incostante fondo stradale off-road. Per lo più abbiamo incontrato terra battuta in un fresco sottobosco, ma non sono mancati tratti fangosi, diversi tratti con grosse pietre e qualche parte di ghiaia. Tutto questo con molti tratti in forte pendenza, sia in salita che in discesa. E in ultimo, ma non meno importante, alcuni tratti di antiche strade romane. Sono queste le famose buche di Roma, no? Una fortuna perché per 400 anni si hanno scordata. Non avevo mai fatto strade del genere con un monoruota prima di oggi e sono stato contento di essermi misurato in questa occasione. L'organizzazione è stata impeccabile. Non solo si sono preoccupati di chiedere il permesso alle autorità nel modo giusto, ma hanno anche attentamente studiato il percorso e si sono premurati di fare dei gruppi tenendoli sotto controllo. Andate, dai! Andiamo? Di modo che nessuno si perdesse, ma soprattutto, se qualcuno fosse stato in difficoltà, non sarebbe stato lasciato da solo ad affrontare l'imprevisto. Di qua? Sì, dritto. Perfetto, grazie. Parlando con persone più esperte, la sera prima, sono stato giustamente messo in guardia. La caduta, in un'occasione del genere, è da mettere in conto. Infatti, qualche caduta c'è stata. Ferma! Eccolo. Tutto a posto? Mi ha preso un braccio, Ramo. Ce l'abbiamo fatta. Trolley. Occhio al canaletto. C'è anche un tintoretto, appunto. Com'è? Oh. Ragazzi, sono vietate le mani sulla ruota. Oh, cazzo! Eccolo. Buono, 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 buono. Ok.
Ogni tanto la perdo proprio così. C'è il momento di Una volta stanca. mi è successo così, ma stavo sulla ciclabile del Tevere e quindi la ruota nel Tevere. Ciao! No, davvero? Dai, Persa per sempre? 16S, fritta dentro al Tevere. E finiamo tin tin tin, ciao. Fortunatamente nessuno del gruppo partito insieme a noi si è fatto male. Infatti, obbligo più che giusto per partecipare al raduno era dotarsi di protezioni su tutto il corpo: paramani, paragomiti, ginocchiere e ovviamente casco. Di tanto in tanto veniva ricompattato il gruppo, mantenendo davanti quelli più esperti rispetto a quelli un po' meno, ai quali mi sono aggiunto io. Divertimento, una sana passione. Io ho solo un'obiezione. Sullo zero manutenzione avrei una piccola obiezione. 10%, dai. Dai. Inoltre non mi sono attrezzato come avrei voluto per quanto riguarda le riprese video. Contavo di usare stabilizzatore, camera mirrorless e altro, ma effettivamente non era l'occasione giusta per cimentarmi con le riprese, visto che ero già parecchio impegnato ad affrontare percorsi impervi. Ho preferito divertirmi, magari la prossima volta mi sentirò di fare qualche video più curato. In effetti mi sono reso conto anche che il chiacchierare non è semplicissimo. Da monorotista non ancora esperto di sterrato, ogni metro richiede molta attenzione. Piano piano, andai pure. Devi andare piano. Il sasso, la scivolata e il ghiaino sono sempre insidiosi. No, gli do un attimo di distanza e gli finisco addosso. Vado. E poi mi sono veramente goduto il giro. I panorami meritavano attenzione. Sembravamo una banda di pirati, è vero, ma siamo sempre stati molto attenti e rispettosi delle altre persone del parco. Camminatori, sportivi e altri ciclisti ci salutavano con molta simpatia. Bellissimo vedervi, ciao, ciao, telecamera. In realtà è molto divertente. Buongiorno. Certo, non mi date fastidio, no a me, date fastidio alla legge e alle educazioni. Beh, quasi tutti. Addirittura abbiamo incrociato dei cavalli. Bello il cavallo. E mi sono ricordato improvvisamente: ecco, non andargli dietro. Mai stare dietro ad un cavallo. Ciao. Bellissimo. Buongiorno. Una faccia, ma è scolpita, non è naturale. Non lo so, però sta qui, no? Guardate qua. 50 chilometri. Detti così non sembrano tantissimi. In realtà, qualche ora c'è voluta. E non si può dire che non sia uno sport. L'impegno, anche fisico, si sente. Non fraintendermi, è chiaro che non c'è un impegno fisico come un allenamento di bici muscolare o di corsa, però è richiesta una certa atleticità, soprattutto per il fuoristrada. Inoltre, quando giro su strada asfaltata, a volte ho il problema che dopo 10-15 minuti i piedi si indolenziscono un po'. E in quei casi o si riesce a muoverli un pochino sulle pedane, oppure ci si ferma e si fanno 2 passi. Ecco, facendo lo sterrato questa cosa non avviene, in quanto il fondo accidentato costringe un costante movimento anche sulle caviglie e quindi di spostamento del peso sui piedi. Finalmente siamo arrivati al ristorante per una bella magnata romanesca. Ma non prima di aver rifornito di cibo i nostri destrieri, con un po' di ansia da ricarica. In effetti gli abbiamo dato una bella spremuta. Sedicizia, capito? No! Presa da sopra, no? Come l'amico morto, capito? No! Perché proprio a me? Sedicizia fuma, E io ne approfitto per intervistare qualche matto come me. Pensavo e guardavo sempre con la coda dell'occhio la ruota di questa ragazza e pensavo finalmente a Roma, ma sai il traffico che bello, non devi prendere l'autobus, ed è nata l'associazione proprio il giorno del decreto Toninelli, cioè praticamente il decreto che sanciva un po' le restrizioni, il divieto, non che non ci fossero, però erano, diciamo, erano degli invisibili. Invece lì un po' si è posta un po' l'attenzione. Mega raduno proprio di tutti, ma non solo di monoruota. Ma anche i monopattini andrebbero coinvolti. Di tutti i mezzi di mobilità e andare sotto a protestare. Avevamo proposto semplicemente di essere normati come monopattini, è una cosa più semplice, basta regolamentarlo alla fine in modo semplice. Abbiamo fatto capire che per noi
Cioè, velocità e potenza sono cose diverse. Per noi la potenza è sicurezza. Le macchine non sono vincolate o normate per potenza, sono normate per velocità. Per noi vale la stessa cosa. Abbiamo fatto dei tavoli tecnici su cui abbiamo lavorato con un'altra associazione, dove abbiamo portato all'attenzione con delle certificazioni firmate dagli ingegneri che sono soci nostri e volontari, quindi abbiamo fatto vedere tecnicamente come è costruito e pensato il mezzo, dove facciamo vedere alla stessa velocità monopattino e monoruota le frenate, però formalmente non c'era una carta di intenti dove dice insieme all'associazione Moviti Elettrico stiamo collaborando, eccetera. Ufficialmente non c'è stata e non c'è. Il concetto è chiaro. Stiamo cercando di ottenere la giusta visibilità, senza pregiudizi di sorta, che possa certificare che questo mezzo sia adatto agli spostamenti urbani, come noi da anni facciamo, che snellirebbero il traffico e contribuirebbero ad un progresso ecologico. Dopo il pranzo ristoratore, riprendiamo i nostri mezzi ricaricati. Un piccolo giro quindi verso un caffè con un sacco di roba dentro, tipo zabaglione, panna, plutonio e altra roba super energetica. E a questo punto lascio che i più esperti si cimentino in un ultimo giro di sterrato, mentre un gruppo di noi torna con le strade normali verso casa e una meritata doccia. Il giorno successivo il tempo non è stato altrettanto clemente. Purtroppo siamo stati costantemente, pesantemente, incessantemente, abbondantemente, inesorabilmente, pedissequamente, brutalmente innaffiati da una pioggia estiva. Per fortuna un'anima pia, grazie ancora a Paola, mi ha prestato una mantellina che stupidamente non mi ero portato. Ed ecco perché sembrò Igor. Quale gobba? Però è rimasto tutto asciutto. In realtà mi sono bagnato soltanto dal ginocchio in giù. Inoltre sono rimasto molto soddisfatto della prova. Normalmente se c'è pioggia non uso il monoruota, quindi anche in questo caso non ho grande esperienza sotto l'acqua. Averla fatta con altre persone mi ha dato un po' di sicurezza. In caso di problemi di carattere elettrico o di qualunque tipo avrei potuto contare sull'aiuto da parte di amici. E posso dire che effettivamente anche sotto l'acqua il monoruota non è così male. Sì, certo, ti bagni, ma stando sempre in equilibrio e ovviamente andando piano, con tutte le premure del caso, il fatto di avere il baricentro sempre sotto la ruota ti porta ad avere meno forze laterali. Quindi non posso che giudicarlo sufficientemente sicuro anche in questa situazione. Sto per concludere il mio viaggio, anche oggi con un'abbondante mangiata. Una considerazione che però voglio fare con voi che state guardando. Ho sempre trovato persone molto omologate nei vari raduni tipo quelli di Guerre Stellari, tutti nerd, oppure raduni di motociclisti, tutti di solito con interessi molto simili. In questo caso invece sono rimasto stupito di quanto variegato sia il gruppo che per questi 2 giorni mi ha tenuto compagnia. Giovani, diversamente giovani, meno diversamente giovani, insomma, tutte le età comprese tra 25 e 60 anni, e vari tipi di persone, da quelli più precisi e squadrati a quelli più casinari, sportivi in super forma come persone diversamente magre, ma comunque molto agili sulla ruota. Il rientro da Roma, questa volta su 4 ruote, mi ha dato modo di riflettere su questa bella esperienza. Sì, forse dall'esterno sembriamo un po' dei matti, e sembriamo anche forse un po' omologati perché abbiamo tutti quanti casco e protezioni. Siamo tutti quanti patiti di uno sport che ovviamente presenta dei rischi. Sì, conosco diverse persone patite di bicicletta, alcune delle quali hanno avuto incidenti più o meno gravi. Conosco persone appassionate di calcio, con storie più o meno belle vissute allo stadio. Conosco patiti di giardinaggio, con cicatrici di alcune brutte avventure con gli attrezzi. Ma quindi è giusto giudicare una banda di pirati come siamo stati noi in questa occasione come dei matti? Io credo che ognuno abbia le sue passioni e credo che la cosa giusta da fare sia dare libero sfogo a ciò che ci piace, nel pieno rispetto di tutte le altre persone, ovviamente dell'ambiente che ci circonda e della nostra stessa incolumità. Se l'argomento ha suscitato il tuo interesse, voglio segnalarti un video realizzato molto bene dall'associazione Muoviti Elettrico, quella che ha indetto il raduno. È il loro video istituzionale, di qualche anno fa, ma tuttora molto attuale. Trovi il link in descrizione. Grazie per avermi tenuto compagnia. Se non conosci il monoruota, ho fatto diversi video dove ne parlo nei vari aspetti, intervistando anche qualche personaggio di spicco. Trovi la playlist nel link che vedi in alto a destra.
Io sono Andrea e mi occupo per passione di tecnologia, a volte realizzo progetti, a volte racconto le esperienze che mi hanno coinvolto. Se mi conosci forse hai notato che ero dotato di una ruota diversa. Sì, è appena uscita e tra poco ne farò una recensione approfondita. Come sempre il tuo like mi aiuta parecchio. Se non l'hai fatto puoi iscriverti al canale e qualunque commento mi farà solo piacere. Alla prossima! Lo potremmo fare, cioè secondo me è una buona idea, dobbiamo fare un western. Un western che Western, figata. Tutti vestiti da cowboy, tutti vestiti da cowboy, ma bene. Al posto del cavallo ci sono le ruote. con me lo sa che sfondiamo. Le ruote chiaramente vanno un po' rivestite di cuoio, cioè sono ruote. È un film di fantascienza perché è un universo parallelo dove c'è l'elettricità, ma non ci sono i motori a scoppio. No, la musica è sempre Sergio Leone. Il motore a scoppio non è arrivato. Sergio Leone.